Benvenuti viaggiatori del tempo. Siete sul portale di storia, il luogo dove il passato non è mai davvero passato. Se amate le grandi civiltà, i misteri dei secoli antichi, le strategie militari, le trame di corte e i colpi di scena degni di un romanzo, iscrivetevi subito al canale e attivate la campanella. Ogni settimana vi portiamo nel cuore di eventi che hanno cambiato il mondo. Oggi parliamo di una delle fratture più epocali della storia, la fine dell'Impero Romano d'Occidente, un evento che ancora oggi è dibattuto da storici, archeologi e filosofi. Ma fu davvero una caduta come si legge nei libri o fu piuttosto una lunga, dolorosa trasformazione? Preparatevi, quello che state per ascoltare non è solo la fine di un impero, ma la storia di una civiltà intera che, pur sgretolandosi, ha continuato a vivere nei secoli successivi. Nel secondo secolo d.C., l'impero romano sembrava invincibile, con un'estensione territoriale di oltre 5 milioni di chilometri quadrati, era una superpotenza dell'antichità. Le sue strade collegavano città floride, i confini erano sorvegliati da legioni ben addestrate. La lingua latina era la lingua dell'amministrazione, della legge e della cultura. Ma proprio nel momento di massimo splendore, le fondamenta dell'impero iniziarono a mostrare le prime crepe. Era un gigante maestoso, sì, ma con piedi d'argilla. Il potere centrale cominciò a perdere controllo sulle province più lontane. I costi per mantenere l'esercito, i funzionari e le infrastrutture divennero insostenibili e la pressione esterna cresceva. Dal III secolo in poi, le frontiere dell'impero vennero messe a dura prova dalle cosiddette invasioni barbariche. Ma attenzione, non si trattava solo di orde selvagge assetate di sangue, come spesso ci ha raccontato la propaganda romana. I Goti, i Vandali, gli Alani, i Franchi, gli Unni erano spesso popolazioni organizzate, con strutture sociali complesse, in cerca di territori dove stabilirsi. Alcuni di loro, come i Visigoti, inizialmente cercarono un'alleanza con Roma, offrendo protezione in cambio di terre, ma la gestione romana di questi rapporti fu spesso disastrosa. Nel 378 avvenne un disastro, la battaglia di Adrianopoli. I Visigoti sconfissero l'esercito romano e uccisero l'imperatore Valente. Fu uno shock per l'impero. Per la prima volta Roma aveva perso un imperatore sul campo di battaglia contro un nemico barbaro. Nel frattempo l'economia romana crollava. L'oro affluiva sempre meno da guerre e conquiste. Le miniere si svuotavano, le spese militari aumentavano e le tasse divennero opprimenti, soprattutto per le province occidentali. La svalutazione delle monete portò a un'inflazione fuori controllo. I grandi proprietari terrieri accumulavano ricchezze, mentre i piccoli contadini venivano ridotti a una sorta di schiavitù contrattuale. La popolazione urbana diminuiva drasticamente. Le città, un tempo simbolo della grandezza romana, si svuotarono. Molti cittadini si rifugiarono nelle campagne, dando origine a un'economia più rurale e meno centralizzata. Nel tentativo di salvare la baracca, l'imperatore Diocleziano, 284-305, avviò una serie di riforme drastiche. Creò la tetrarchia, dividendo l'impero in 4 parti, ciascuna con un proprio imperatore o cesare. Successivamente Costantino consolidò il potere e fondò una nuova capitale, Costantinopoli, nell'odierna Istanbul. Il centro del potere si spostò così a est, lasciando Roma e l'Occidente in una posizione sempre più marginale. Alla morte dell'imperatore Teodosio nel 395, l'impero venne diviso definitivamente tra i suoi 2 figli, Arcadio in Oriente, Onorio in Occidente. Da lì in poi la strada verso la dissoluzione fu segnata. Nel V secolo la situazione precipitò.
Le legioni romane erano in gran parte composte da mercenari, molti dei quali barbari. L'autorità centrale era debole, con imperatori fantoccio manovrati da generali o da potenti aristocratici. Nel 410 d.C. avvenne l'impensabile. Roma fu saccheggiata dai Visigoti di Alarico. Era la prima volta in 800 anni che la città eterna veniva presa da un nemico. L'impatto psicologico fu enorme, anche se il sacco fu breve. Nel 455 ci fu un altro sacco, stavolta da parte dei Vandali. Roma non era più invincibile, era vulnerabile, era sola. Infine, nel 476, Odoacre, comandante germanico al servizio dell'esercito romano, depose Romolo Augustolo, l'ultimo imperatore d'Occidente, un gesto simbolico. Le insegne imperiali vennero inviate a Costantinopoli. Da allora l'impero romano d'Occidente non esistette più. Ma davvero tutto finì nel 476? In realtà molte strutture dell'impero sopravvissero. I regni romano-barbarici conservarono la lingua latina, le leggi romane, il cristianesimo. La Chiesa di Roma assunse un ruolo sempre più centrale, diventando la nuova autorità spirituale e culturale. L'impero d'Oriente o impero bizantino continuò a esistere fino al 1453 e in un certo senso anche l'idea stessa di Roma sopravvisse. Pensiamo al Sacro Romano Impero, ai papati medievali, agli imperatori che si facevano incoronare a Roma per legittimarsi. La caduta fu in realtà una lunga trasformazione, dall'impero romano all'Europa medievale. La caduta dell'impero romano d'Occidente non è solo un fatto storico, ma un passaggio simbolico, una frattura che ancora oggi fa riflettere. Roma non morì in un giorno, morì lentamente, in silenzio, tra battaglie perse, scelte sbagliate e un mondo che cambiava. Ma forse, più che morire, Roma si trasformò. Dalle sue ceneri nacquero nuove culture, nuove lingue e nuove idee. Se questo viaggio vi ha appassionato, iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividete questo video con chi ama la storia e soprattutto scriveteci nei commenti. Secondo voi l'impero romano poteva essere salvato o il suo destino era segnato fin dall'inizio? Vi leggiamo nei commenti. Alla prossima puntata qui sul Portale di Storia.